Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Clobetasol Isdin SRL. Ultimo aggiornamento. 6 ottobre 2021. Cos'ha Clobetasol Isdin? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Clobetasol Isdin durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Clobetasol Isdin? Clobetasol Isdin è un farmaco a base del principio attivo clobetasolo propionato, appartenente alla categoria degli corticosteroidi e nello specifico corticosteroidi, molto attivi, gruppo IV. È commercializzato in Italia dall'azienda Isdin SRL. Clobetasol Isdin può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Clobetasol Isdin 500 mcg/ml soluzione cutanea 1 flacone da 100 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Isdin SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: clobetasolo propionato. Gruppo terapeutico: corticosteroidi. Forma farmaceutica: soluzione. Indicazioni: trattamento di breve durata di dermatosi che rispondono alla terapia steroidea, quali psoriasi o eczemi resistenti che riguardano il cuoio capelluto e che non rispondono in maniera soddisfacente a steroidi meno attivi. Posologia: uso cutaneo. Posologia: applicare un piccolo quantitativo sul cuoio capelluto 2 volte al giorno finché non si nota un miglioramento. Come per altre preparazioni topiche con steroidi, la terapia deve essere interrotta quando si raggiunge il controllo. Brevi cicli di trattamento ripetuti con clobetasolo propionato possono essere utilizzati per controllare le esacerbazioni. Se fosse necessario un trattamento continuo con steroidi, si deve usare una preparazione meno forte. Clobetasol Isdin 500 microgrammi/ml soluzione cutanea ha un corticosteroide topico molto potente. Per questo si deve limitare il trattamento fino al raggiungimento del controllo dei sintomi e a un massimo di 4 settimane consecutive e non se ne deve usare una quantità superiore a 50 g/settimana. Popolazione pediatrica. Non ci sono dati relativi all'uso di clobetasol Isdin 500 microgrammi/ml soluzione cutanea in bambini e adolescenti. Clobetasol Isdin 500 microgrammi/ml soluzione cutanea controindicato nei bambini al di sotto dei 2 anni di età, vedere paragrafo 4.3, e non ha raccomandato nei bambini e negli adolescenti tra i 2 e i 18 anni, vedere paragrafo 4.4. Anziani. Studi clinici non hanno identificato differenze nelle risposte tra anziani e pazienti più giovani. Se si verifica assorbimento sistemico, la frequenza maggiore di riduzione della funzionalità epatica o renale negli anziani più a ritardare l'eliminazione. Perciò deve essere utilizzata la dose minima per la durata più breve per raggiungere il beneficio clinico desiderato. Compromissione renale/epatica. In caso di assorbimento sistemico, quando l'applicazione è effettuata su un'area estesa per un periodo prolungato, il metabolismo e l'eliminazione possono essere ritardati aumentando il rischio di tossicità sistemica. Perciò deve essere utilizzata la dose minima per la durata più breve per raggiungere il beneficio clinico desiderato. Modo di somministrazione. Applicare clobetasol Isdin 500 microgrammi/ml soluzione cutanea, facendolo gocciolare direttamente sull'area interessata 2 volte al giorno, mattino e sera, e massaggiare delicatamente fino al completo assorbimento. Clobetasol Isdin 500 microgrammi/ml soluzione cutanea deve essere distribuito sul cuoio capelluto pulito. Si deve consigliare ai pazienti di lavare le mani dopo aver applicato clobetasolo propionato. 4.3 Controindicazioni. Questo prodotto ha controindicato nei seguenti casi: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. In pazienti con bruciature, rosacea, acne vulgaris, dermatite periorale, prurito perianale o genitale. Uso in presenza di trattamenti per lesioni cutanee primarie infette causate da infezioni batteriche, virali, fungine o tubercolotiche sul cuoio capelluto. Questo prodotto non deve essere applicato sul viso, sugli occhi, per il rischio di glaucoma, o su ferite ulcerose nei bambini sotto i 2 anni di età. Controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Il trattamento topico prolungato e continuo deve essere evitato, particolarmente nei bambini, in quanto può facilmente determinare una soppressione surrenalica anche in assenza di bendaggio occlusivo.
Alla scomparsa delle lesioni, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La co-somministrazione di medicinali che possono inibire il CYP3A4, esempio ritonavir itraconazolo, ha dimostrato di inibire il metabolismo dei corticosteroidi, portando ad un aumento dell'esposizione sistemica. La misura in, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere clobetasolo isdin durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere clobetasolo isdin durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Ci sono dati limitati sull'uso di clobetasolo propionato nelle donne in gravidanza. La somministrazione topica di corticosteroidi durante la gravidanza negli animali può provocare anomalie nello sviluppo fetale. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Clobetasolo isdin 500 microgrammi/ml soluzione cutanea non ha o ha un'influenza trascurabile sulla capacità di guidare e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse più comuni associate all'utilizzo di clobetasolo propionato in formulazioni cutanee osservate negli studi clinici sono reazioni al sito d'applicazione, tra cui bruciore. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. È molto improbabile l'evenienza di un sovradosaggio acuto, comunque in caso di sovradosaggio cronico o di misuso, possono manifestarsi segni di ipercortisolismo. Nel caso di sovradosaggio, l'applicazione di clobetasolo propionato deve essere interrotta in modo graduale riducendo la frequenza delle applicazioni o sostituendo il farmaco con un corticosteroide meno potente per evitare il rischio di insufficienza glucocorticosteroidea. L'ulteriore trattamento deve essere come indicato clinicamente. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Corticosteroidi, preparazioni dermatologiche, IV gruppo. Codice ATC. D07 ad 01. Analogamente ad altri corticosteroidi topici, il clobetasolo propionato ha proprietà antinfiammatorie, antiprurito e vasocostrittive. Il meccanismo esatto dell'azione antinfiammatoria degli, proprietà farmacocinetiche. La penetrazione percutanea del clobetasolo propionato varia fra gli individui e può essere aumentata dall'uso di bandaggi occlusivi o quando la cute è infiammata o non sana. A seguito dell'assorbimento, dati preclinici di sicurezza. La somministrazione parenterale dei corticosteroidi, tra cui il clobetasolo propionato, negli animali gravidi può causare anomalie dello sviluppo fetale, compresi palatoschisi e ritardo della crescita intrauterina. Studi su animali hanno, elenco degli eccipienti, carbomir 980 NF, alcol isopropilico, sodio idrossido, solo per regolazione del pH, e acqua depurata. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.